Buon pomeriggio ragazzi, sono Michele. Ci tengo a darvi qualche consiglio sull'assemblaggio del fascicolo numero 40, dove dovete andare a mettere le due viti IM, queste qua, ve ne danno 3 se non sbaglio nella bustina, nell'articolazione del ginocchio per tenerla bloccata. Molti ho letto che si sono lamentati perché dicono che poi acquista gioco. Io penso che così facendo, ma poi il tempo darà la risposta, il gioco non ci sarà mai. Allora, io ho fatto così: ho preso del grasso, va bene ragazzi, io vi faccio vedere quello che ho messo io, ma qualsiasi grasso va bene, a meno che non li usate nelle plastiche. Nelle plastiche ve lo sconsiglio, anche se ci sono grassi che si possono usare, ma non serve metterlo nelle plastiche, almeno fino ad oggi in questo robot. Per cui vi consiglio di fare così: prendete una delle 3 viti IM, la bagnate leggermente, non serve tantissimo perché non serve, ok? Poi prendete il pezzo in mano, ma fate attenzione ragazzi, perché vi distraete e mentre magari avvitate spaccate la plastica, per capirci questa. State attenti ragazzi, tenete le dita più in su, così potete stringere quanto volete e non andate a gravare qua, perché se no lo rompete, potreste romperlo insomma. E una piccola aggiunta sul video precedente che ho fatto: ho detto di non stringere troppo la vite della plastica, ovviamente per non romperla, no? Perché sennò si può crepare la plastica dove c'è il foro per la vite, però è ovvio che deve essere stretta, tanto basta perché questo non cada giù, che possiate metterlo in qualsiasi posizione e lui resti così. Perfetto, passiamo a quello che vi volevo far vedere. Allora, la vite IM l'appoggiate nel primo foro, fate due così, fate appena così l'invito e fate la stessa cosa dall'altra parte. Questo proprio perché così non dovete bagnarla 2 volte. Tanto basta veramente poco ragazzi, è così sottile. Poi il filetto ovviamente qui si fa nella zama, ragazzi, non pensate che ci sia il filetto qua dentro, cioè leggermente, ma essendo molto dolce come metallo rispetto invece alla vite che è molto dura, per essere piccole così ragazzi sono buone queste viti, poi su un esagero si spaccano ovviamente. Ecco fatto. Allora, si fa da solo il filetto, andate avanti e indietro. Questo fatelo ragazzi, ve lo consiglio, perché è molto duro ed è giusto che sia così, perché si deve fare il filetto. È molto duro perché deve tenere parecchia forza insomma quando voi andate a fare la leva, ok? Lo evitate e andate fin dove sentite che poi non va più, senza esagerare, nel senso, questo gira, seppur con un po' di difficoltà, come giusto che sia, ripeto, però gira. Ecco, quando arriva qui vi fermate. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete? Aspettate, ok, vedete che c'è ancora dello spazio. Ovviamente dovete lasciarlo, perché è quello che si mangerà il pezzo quando andrà messo in posizione. Fate la stessa cosa dall'altra parte ragazzi, la stessa cosa dall'altra parte, né più né meno. Sfilate la vite, svitate la vite e fate la stessa cosa. Questo vi consente anche di andare giù abbastanza diritti, perché è vero che non potete metterlo di traverso, però se andate appena un po' storti lo mangiate male il filetto, ed è lì che potete anche acquistare, ed è lì che poi può avere più gioco la gamba, anche se come sappiamo insomma non è che ci dobbiamo giocare, però ci vuole poco a fare le cose fatte bene, no? Ok, a posto, anche qua in battuta. Questa vite ragazzi vi consiglio, anche se magari non sarebbe il caso, ma ne abbiamo 3, l'abbiamo usata per filettare, la leviamo, ok? Quindi usiamo quelle altre. Puliamo qua, perché se c'è sporco con il grasso che c'è fuori non ha alcuno scopo, non avrebbe alcuno scopo. E poi attenzione quando la mettiamo dentro, con calma, perché questi 2 bordi qua, uffa l'inquadratura ragazzi, mamma mia, quando imparo a fare i video io, questi 2 bordi qua vanno a sbattere sui fianchi, quindi fate attenzione, l'appoggiate delicatamente, anche se poi vanno coperti ragazzi, quindi state tranquilli, però ok,
questo punto prendiamo la nostra bella vite IM, là, ok, perfetto, le puntiamo tutte e due. Ok, sempre attenzione alla plastica ragazzi qua, anche quando la puntate ragazzi fate attenzione perché la rovinate. Poi la giriamo così, vediamo intanto il gioco che ha adesso, sì, ok, teniamo premuto qua, non qui teniamo premuto qui e avvitiamo. Ragazzi, se non viene anche bene l'inquadratura della vite che avvito, insomma, non è che vi devo far vedere quello che mi interessava dirvi, ve l'ho detto. Avvitate. Ok, fino alla fine ragazzi qua, non abbiate paura, certo, non è che vedete che va in battuta e continuate a avvitare, perché sennò spezzate la vite e poi ciao Nina ragazzi. Ecco fatto. Voilà. Perfetto. Qui ragazzi non si muove niente, per carità, voi direte, ma lei ha appena messo. Guardate, secondo me, se fate il lavoro così e filettate prima, non avrete problemi di sorta. Il problema deriva sempre da un punto solo, ragazzi, perché o non avete stretto bene, non avete creato bene il filetto, basta soltanto che abbia un minimo di gioco e lui chiaramente avanti e indietro si rovina. Però, ragazzi, ripeto, non è un giocattolo. Una volta l'avete stretto bene e il prodotto è in posizione, non vi preoccupate, va bene così, non vi preoccupate, non si staccherà e il vostro robot starà sullo stesso, ok? L'unica cosa, ecco, vi aggiungo, quando andrete a metterlo, l'ho visto proprio adesso ragazzi, guardate, questo va a destra e a sinistra, vediamo, guardate qua. Guardate lo spazio che c'è qua dove metto la punta del cacciavite. È importante, ragazzi, adesso vi spiego il perché, me ne sono accorto adesso, guardate un po'. Perché non è che li preparo io i video. Allora, guardate cosa succede. Vedete? Si avvicina e si allontana. Guardate sempre qua, questa punta qui, guardate, tra qua e qua lo spazio. Guardate cosa succede. Vedete? Lascio e tiro. E cosa è successo? Infatti ragazzi, anche se va coperto, ma ve lo faccio vedere così evitate di fare la stessa cosa voi. Ecco perché vi dico attenzione. Qua tocca, vedete? Sì, è già a fine corsa, però ha toccato e ha appena rovinato un po' la vernice che sinceramente non mi interessa perché è all'interno. Vediamo se riesco a farvela vedere. Comunque ragazzi, ha toccato proprio perché non me ne ero accorto, va regolato, vedete, ha toccato la punta sotto, è andata via un po' di vernice. Allora, a questo punto cosa si fa? Si mette, vedete, se io faccio così, lui batte, guardate, qua lo vedete meglio. Vedete? Guardate qua, questo spazio qua, adesso ve lo metto a fuoco un attimo. Allora, ok, guardate se stringo, pac, vedete che batte? Allargo, quindi cosa succede? Ovviamente allargate, che ci sia spazio tanto di qua che di là, che non si tocchi. Una volta fatto questo stringete. Aspetta, devo guardare l'inquadratura, devo solo stringere ragazzi, ormai quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Ok, qui non tocca, lì non tocca, posso stringere tutto. Ok, ecco fatto. Ok, perfetto. Adesso ve lo faccio vedere qua dove si rovina la vernice un po'. Qua, vedete? Qui. Ma non vi faccio vedere che si è rovinata la vernice perché mi interessa, qui non si vede ragazzi, chi se ne importa. Soltanto che toccava, perché questo va regolato, non va messo dentro e basta, ma va regolato anche non in deriva, di lato insomma ragazzi, ok, avete capito, dai. Andiamo a fare un ultimo ricontrollo. E come potete vedere, non so se si può vedere, qua ci passa un filo di carta e ci basta.
e qui idem. Ok? Basta così. Ciao ragazzi.